La vedi questa faccia? Beh, questa è la faccia che ho quando ho mal di testa, esattamente come oggi, ma naturalmente niente mi può fermare e mi può trattenere dal fare questo video per te. Infatti oggi avevo pensato di presentarti 3 utility che io trovo veramente molto comode perché riescono a risolvere tanti piccoli problemi che noi abbiamo abitualmente sui nostri computer e che diversamente dobbiamo fare dei voli pindarici per risolvere e porvi rimedio. Parleremo di un utility che consente di liberare veramente tanto spazio sul tuo disco, di un utility che ti consente non solo di acquisire degli screenshot, ma anche per esempio di acquisire immagini che normalmente non sarebbero catturabili e tante altre piccole cose. E infine una terza utility che ti consente di gestire come si deve il menu contestuale del tuo mouse, cioè il menu che tu attivi normalmente con il pulsante destro, attribuendogli delle funzioni che probabilmente ritenevi inimmaginabili. Sei curioso di scoprirli? E allora facciamolo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Per testare il primo programma che voglio presentarti oggi ho fatto una cosa un po' particolare, cioè nell'ambito del mio computer sono andato a nascondere in varie cartelle 4 file di grosse dimensioni, come ad esempio questo file da cancellare 4 della dimensione di 4 giga e 8 che si trova nella cartella download, ma anche per esempio nell'unità C, in una cartella che ho chiamato appunto cancellami, forse con poca fantasia, ho messo un file da cancellare 1 della dimensione di 3 giga e 7. Oppure anche per rendere la cosa un pochino più complessa ho creato delle cartelle, o meglio delle sottocartelle, addirittura nella directory di Windows. Questa l'ho chiamata ad esempio Trovami e contiene anche questa un file temporaneo da 4,8 GB. Perché ho fatto questa cosa? Perché per l'appunto il primo programma che ti voglio presentare fa proprio questo, cioè va a caccia di file di grandi dimensioni e una volta che è riuscito a scovarli ti dà la possibilità di cancellarli e di liberare quindi giga e giga di spazio sul tuo hard disk, rendendolo anche più leggero e più veloce. Ok, detto questo non ci resta che andarci a procurare il primo programmino, quindi come sempre apriamo il nostro browser e in Google andiamo a digitare windirstat. Effettuiamo la nostra ricerca e come al solito il primo risultato sarà quello che ci interessa. Facciamoci clic su e nella pagina che ci si apre clicchiamo su Downloads and Permalinks. Se scendiamo un pochino nella pagina troviamo una lista dei mirror ufficiali da cui scaricare questo programma. Quello che ti suggerisco di utilizzare, che è anche il più semplice e il più veloce, è quello che si chiama SourceForge. Facciamoci clic e nella pagina che si apre verremo invitati ad attendere 5 secondi per il download automatico del file. Ecco fatto, i 5 secondi sono trascorsi e qui c'è il nostro file già scaricato. Facciamoci doppio clic sopra, accettiamo che vengano portate modifiche al sistema, chiudiamo il browser e procediamo con l'installazione. Come prima cosa dovremo accettare i termini di licenza e quindi cliccare su Next. Successivamente, a meno che tu non abbia ancora un computer con Windows 95, 98 o Millennium Edition, potrai lasciare non spuntata la prima casella e invece accertarti che sia spuntata la casella in basso relativa alla lingua italiana, lasciando tutte le altre caselle esattamente come sono. Facciamo clic su Next e quindi su Install. Aspettiamo alcuni secondi e quindi facciamo ancora clic su Next e quindi su Close. Si aprirà automaticamente il nostro windirstat. Ora, attenzione, se abbiamo più dischi e vogliamo ad esempio esaminarne soltanto uno, potremo cliccare su singola unità ed evidenziare l'unità che ci interessa. Se invece vogliamo effettuare una ricerca a tutto tondo su tutte quante le nostre unità, ci basterà spuntare tutte le unità locali e premere OK, come faccio io in questo caso.
vedremo che tutti questi Pacman simpaticissimi vanno ad effettuare una ricerca di tutti quanti i file contenuti nel nostro computer. La ricerca di solito è abbastanza rapida e nel peggiore dei casi può richiedere al massimo pochi minuti. Ecco qui, la nostra ricerca è terminata. Metterò il programma a tutto schermo per mostrarti quelle che sono le sue caratteristiche peculiari, parecchio interessanti. Innanzitutto, questa schermata in basso, così apparentemente astrusa, è in realtà di semplicissima interpretazione. Quelli che vedi rappresentati, infatti, sono tutti quanti i file contenuti nel nostro computer. Ovviamente quelli che sono rappresentati da dei rettangolini di minuscole dimensioni saranno dei file molto piccoli e se facciamo clic su uno di essi come ho fatto io, vedremo che ci verranno riportate tutte quante le caratteristiche relative a questo file. Quindi il nome, io ho cliccato su un file completamente a caso che si chiama rtvlans.sys, che ha una dimensione di 7,5 megabyte e che è stato modificato l'ultima volta il 7 maggio 2022 alle ore 5:19. Ora, naturalmente non ci interessa andare a cancellare dei file così piccoli manualmente, ma quelli che ci interessano invece sono i file di grosse dimensioni che vengono appunto evidenziati da questi enormi rettangoli. Andiamo a guardarne qualcuno. Se facciamo clic su questo grosso file azzurro, vediamo che veniamo portati direttamente ed automaticamente, ancora una volta, alle sue caratteristiche e scopriamo che è appunto uno dei file che io avevo chiamato file da cancellare ed è proprio il più difficile da trovare, che è stato trovato invece subito, perché si trova nella cartella Windows sotto cartella Trovami. Per cancellare questo file mi basterà fare un clic con il pulsante destro e scegliere se cancellarlo mandandolo a finire nel cestino e quindi rendendolo successivamente recuperabile se non sono sicuro della mia azione. Diversamente, se sono assolutamente certo di volerlo cancellare, potrò scegliere la seconda voce che elimina il file direttamente. Attenzione ad una cosa fondamentale però, che è questa. Quando noi procediamo con la cancellazione di un file, tutte le volte, a meno che non mettiamo un segno di spunta su questa casella, cosa che non ti consiglio di fare, ci verrà ricordato che stiamo compiendo un'operazione potenzialmente pericolosa per la sicurezza del nostro computer. In che senso pericolosa per la sicurezza? Nel senso che se noi dovessimo andare a cancellare un file di sistema, rischieremmo che il computer non si avvii più o che qualche programma non funzioni correttamente. Allora come facciamo ad orientarci in questo senso? Ci viene in soccorso il pannello sul lato destro. Qui scopriamo ad esempio che quello che io sto cancellando è un file TMP, infatti è evidenziato, e che si tratta quindi di un file temporaneo, per cui potrò procedere tranquillamente con l'eliminazione di questo file. Clicco su Sì e mi compare un'ulteriore richiesta di conferma. Windows ci chiede: vogliamo rimuovere in maniera definitiva questo file? Se cliccheremo su Sì, il file dopo alcuni secondi scomparirà. E come vedi, la struttura del disco verrà modificata in maniera assolutamente drastica. Ancora una volta andiamo a vedere questo file qui e cerchiamo di capire di che cosa si tratta e se possiamo cancellarlo. Attenzione, questo è un file della dimensione di 5 giga, ma se guardiamo il percorso scopriamo che si trova sicuramente nel disco C, nella cartella utenti sotto cartella Vito, ma che alla fine dei conti, come ci viene detto da queste due cartelle, appartiene a Google Chrome. Veniamo inoltre informati che si tratta molto probabilmente di un disco virtuale, infatti viene identificato come se fosse un disco locale e quindi probabilmente sarà un file che Chrome utilizza per i suoi scopi e che quindi potrebbe non essere indicato cancellare.
Perché diciamo che non dovrebbe essere indicato cancellarlo? Perché sebbene si trovi in una cartella utenti Vito, quindi sia tecnicamente un mio file, vediamo che è utilizzato da un programma. Tutto quello che viene utilizzato da un programma puoi cancellarlo, ma a tuo rischio e pericolo. Detto per inciso, aggiungo che questo è un file che in realtà può essere anche cancellato, ma che Chrome andrebbe immediatamente a ricreare, perché appunto è un file che gli serve per lavorare correttamente, quindi lo saltiamo. Andiamo a vedere quest'altro file qui e vediamo che ha trovato il file da cancellare numero 4, che si trovava appunto, come ti ho fatto vedere all'inizio, nella cartella download. Andiamo a cancellare anche questo cliccando con il pulsante destro e scegliendo cancella. Confermiamo la cancellazione e confermiamo ancora una volta. E nuovamente la struttura del nostro disco cambia e sempre più spazio si va a liberare. Andiamo a selezionare quest'altro file di grosse dimensioni e ci accorgiamo che è il file da cancellare numero 3. Cancelliamolo. La struttura del disco si aggiorna ancora una volta e ciò che è rimasto di veramente grosse dimensioni a questo punto è quest'ultimo file, il file da cancellare numero 1.zip. Questo qui è sempre il file disco locale che nel frattempo ha cambiato colore, quindi non fidarti dei colori indicati ma della descrizione, mi raccomando, questa è una cosa importante. Quindi andiamo a cancellare anche il nostro file numero 1, confermiamo la cancellazione e alla fine dei conti ci accorgiamo che sul nostro disco si sono liberati quasi 20 giga di spazio. Prima di chiudere vorrei mostrarti un'ultima cosa. Questi grossi file che si chiamano page file e swap file sono dei file di sistema di Windows. Non vanno cancellati. Molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, sul tuo computer saranno altresì presenti. Mi raccomando, non cancellare questi file. Perfetto, una volta che avremo terminato, possiamo chiudere il nostro WinDirStat e passare al secondo programma del giorno. Il secondo programma che voglio mostrarti quest'oggi si chiama Easy Context Menu. Andiamo a scaricarlo e vediamo che cosa sa fare. Come sempre apriamo Google Chrome, andiamo sul nostro motore di ricerca ed effettuiamo la ricerca appunto di Easy Context Menu. Il primo sito che ci si presenta è quello che si chiama sordum.org. Facciamoci clic su e dovremo scorrere fino in fondo nella pagina che ci si aprirà, quindi scendiamo tantissimo fino ad arrivare a questa zona qui, che ci informa tra l'altro che il software è già stato controllato con VirusTotal, controllo che naturalmente noi potremo tranquillamente ripetere, e che si tratta di un software che ha vinto anche tanti premi. Clicchiamo su download per scaricarlo, chiudiamo la pubblicità che ci si dovesse eventualmente aprire ed attendiamo il download del file. Eccolo qui. A questo punto andiamo ad aprire la cartella che lo contiene, chiudiamo il browser, clicchiamo con il pulsante destro sul file ecmenu.zip e scegliamo la voce estrai tutto. Clicchiamo su estrai e portiamo la cartella che viene scompattata direttamente sul nostro desktop. Possiamo chiudere le altre due cartelle e andare ad aprire la cartella appena creata. A questo punto, come sempre, se hai una macchina a 32 bit, sceglierai la prima voce, quella che si chiama ecmenu. Se invece hai, come nel mio caso, una macchina a 64 bit, sceglierai la seconda, ecmenu_x64.exe. Facciamoci doppio clic ed accettiamo che vengano apportate modifiche al sistema. Perfetto. Per poter capire però che cosa fa questo programma dobbiamo prima capire bene che cosa sia il menu contestuale e perché ci può interessare
volerlo modificare. Il menu contestuale è quel menu che si apre con il pulsante destro del mouse e che varia a seconda del punto, o meglio del contesto, su cui noi andiamo a fare clic destro. Quindi se per esempio noi facciamo clic destro su un punto vuoto del nostro monitor, il menu contestuale ci riporterà le voci visualizza, ordina, impostazioni schermo, personalizza e così via. Ma se noi facciamo clic destro su un'icona, vedremo che le voci saranno completamente diverse. Oppure, ancora, se il clic destro andremo a farlo su di un file, le voci saranno ancora differenti. Quindi che cosa ci consente di fare questo programmino? Ci consente nei vari contesti, e qui li abbiamo elencati, quindi per esempio il menu contestuale desktop ci consente di aggiungere la voce seleziona tutti i file. Quindi che cosa succederà? Succederà che nel momento in cui noi faremo clic su seleziona tutti i file e poi applicheremo le modifiche cliccando sul primo pulsante in alto a sinistra, cliccando con il pulsante destro vedremo che sarà comparsa la voce seleziona tutti i file. Se noi andremo a deselezionarla e applicheremo le modifiche, facendo nuovamente clic con il pulsante destro vedremo che la relativa voce è scomparsa. Quali sono, visto che sono tante, le voci da scegliere o non scegliere? Beh, il mio consiglio è quello di sperimentare naturalmente, tanto comunque non potrai fare danni, ma alcune voci te le vorrei mostrare comunque. Le voci interessanti sono quella appunto di seleziona tutti i file, così come è interessante la voce che ci consente di eliminare i file temporanei, che andrà ripetuta più volte in più menu diversi, o ancora la voce gestione del computer, gestione attività, la voce relativa alle note rapide, la voce svuota cestino, la voce pannello di controllo. Queste sono quelle che io aggiungo di solito, ma naturalmente anche le altre in relazione al lavoro che fai tu con il computer potranno essere più o meno rilevanti e più o meno interessanti per te. Vediamo ancora appunto elimina i file temporanei, che come ho detto può essere attribuita a più menu diversi, la voce il mio computer, nuovamente la voce note rapide, la voce gestione computer e gestione attività e soprattutto relativamente al menu contestuale cartella la voce Windows PowerShell, la voce blocca accesso, la voce cambia icona, la voce eliminazione permanente che trovo molto comoda e per quanto riguarda il menu contestuale file la voce apri con Notepad, la voce copia testo sicuramente e la voce eliminazione permanente. Una volta che avrai terminato di apportare queste modifiche potrai fare clic sul primo pulsante e qualora qualcosa invece non ti convinca, potrai annullare tutte quante le modifiche con la voce disinstalla tutto, che ripristinerà semplicemente tutti i menu contestuali esattamente come erano prima. Una cosa interessante di questo programma è il fatto che anche una volta che noi dovessimo andare a cancellare completamente il programma stesso, le modifiche resteranno comunque applicate al nostro sistema. Infatti, come vedi, qui ho tutto quello che avevo aggiunto, quindi strumenti di sistema, gestione computer, gestione attività, note rapide, pannello di controllo, comodissimo, e tutte quante le voci che sono state aggiunte. Quindi di fatto nel nostro computer non viene installato niente, tutto ciò che si limita a fare questo programma è modificare le relative voci di registro di sistema in modo da attivare e sbloccare tutte queste funzionalità sul nostro computer. Il terzo ed ultimo programma che voglio mostrarti quest'oggi è un qualcosa che io ho sempre trovato davvero molto comodo e versatile. Andiamo a scaricarlo. Apriamo come sempre il browser, ormai lo sai, e nel motore di ricerca andiamo a digitare Lightshot. Effettuiamo la ricerca ed andiamo ad aprire il primo risultato che ci si presenta. Clicchiamo sul pulsante Download for Windows, vediamo che immediatamente viene scaricato il nostro minuscolo file e ci facciamo doppio clic sopra. Acconsentiamo come sempre alle modifiche sul nostro sistema e nel frattempo approfittiamo per andare a chiudere il browser.
Dopo esserci accertati che sia selezionata la lingua italiana, facciamo clic su OK, clicchiamo su accetto i termini del contratto di licenza e quindi su avanti, chiudiamo la pagina che si apre automaticamente e clicchiamo sul pulsante fine. Apparentemente sul nostro computer non è successo niente, ma se andiamo a guardare qui in basso dove ci sono le icone nascoste, vedremo che è comparsa una piccola piuma di colore viola. Che cosa fa questa piuma? Come possiamo notare c'è scritto premi il tasto stampa della tastiera per catturare uno screenshot. Facciamo qualche esempio. Premendo il tasto stampa, che probabilmente sul tuo computer si chiamerà Stamp RSist, vedremo che la nostra schermata diventerà leggermente più scura e sul cursore comparirà la scritta Seleziona area. Supponendo di voler andare a selezionare quest'area, terremo premuto il pulsante e evidenzieremo questa zona del nostro desktop. A questo punto ci basterà cliccare sul pulsante salva e nuovamente salva per salvare questa immagine in immagini. Andiamo a vedere che cosa succede. Se apriamo Esplora File ed entriamo in immagini, vedremo che sarà stata salvata un'immagine solo della porzione di desktop che noi abbiamo scelto. Quindi se allo stesso modo noi volessimo andare a salvare solamente il contenuto di una cartella, premendo stampa potremmo selezionare la stessa, andarla a salvare e nella nostra cartella immagini troveremo appunto un'immagine della stessa cartella. Trovo molto utile questo programma anche nel momento in cui si tratta di salvare qualche immagine che ho cercato sul browser. Quindi se ad esempio vado a cercare una qualsiasi immagine su Google e decido di volerla portare sul mio desktop, mi basterà premere Stamp, selezionare l'area e potrò salvare questa immagine direttamente sul mio computer. So bene che è possibile anche fare un clic destro sull'immagine e scegliere salva immagine con nome, ma spesso ci troviamo di fronte a dei formati immagine diversi da questo, che in questo caso è un JPEG e andrebbe anche bene, ma di tipo WebP, che in realtà non sono fruibili, ma facendo il salvataggio in questo modo noi riusciamo ad esempio a salvare quell'immagine. Allo stesso modo, se vogliamo dare rilevanza solo ed esclusivamente ad una porzione del nostro desktop, possiamo farlo nello stesso identico modo. Spero davvero di averti fatto cosa gradita presentandoti questi 3 software, nel caso non li conoscessi già. Io li trovo molto pratici ed utili nella quotidianità. Devo dire soprattutto il primo, che serve nel momento in cui ci ritroviamo l'hard disk pieno e non riusciamo proprio a capirne il motivo. Detto questo, come sempre, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.